Bentornati a tutti su BMaker Electronics. Oggi andiamo a vedere come funzionano i display LCD 16x2, quelli che troviamo in moltissimi progetti con Arduino. Li chiamano HD 44780 compatibili e possono mostrare 16 caratteri per due righe, quindi 16 caratteri su due righe. Qui ne ho due versioni, queste due, uno con sfondo blu e scritte bianche, uno con sfondo verde con scritte nere. La differenza è solo estetica e funzionano allo stesso modo. Guardando la parte frontale vediamo lo schermo protetto da una plastica trasparente. Sul retro, invece, troviamo i 16 pin che servono per alimentare e controllare. Qua è numerato da 1 a 16. La numerazione parte da destra, quindi da destra verso sinistra. Destra verso sinistra. Gli ultimi due pin, BLA e BLK, servono per la retroilluminazione LED, mentre i primi sono per alimentazione e segnali di controllo. Adesso vediamo insieme il circuito che ho montato per collegare un display 16x2 Arduino in modalità 4 bit. Questa configurazione è molto comune e ci permette di risparmiare pin rispetto alla modalità ad 8 bit. Oltre all'LCD usiamo un potenziometro da 10K per regolare il contrasto e una resistenza, ne ho messo da 220 ohm, per proteggere la retroilluminazione. Possiamo farne anche a meno se il display ha già una resistenza interna. Io per sicurezza l'ho messo. Il display ha 16 pin. Il pin 1 è chiamato VSS, qui è rappresentato da V da GND, che è la massa che va collegato ad Arduino. Scusate se è spostato tutto, che va collegato al GND di Arduino, mentre il pin 2, l'alimentazione, va collegato al pin a 5 volt di Arduino. Questi due collegamenti vanno sempre fatti in qualunque configurazione. Il pin 3, il contrasto VO, serve per regolare appunto il contrasto dei caratteri sul display. Per farlo bisogna usare un potenziometro. Io ho questo qua da 10K, dove un lato è collegato al GND, l'altro lato del potenziometro a 5 volt e il centro lo andiamo a collegare a VO. Ruotando il cursore riusciamo a regolare il contrasto del display. Poi troviamo il pin 4 RS, Register Select, è collegato al pin digitale 12 di Arduino. Il pin 5 Read e Write lo collego direttamente a GND, quindi al negativo, perché in questo caso, in questo progetto, scriviamo solo sul display. Il pin 6 Enable è collegato al pin digitale 11 di Arduino. In modalità 4 bit usiamo solo 4 fili. Infatti ho collegato qua DB4, DB5, DB6 e DB7 direttamente al pin 2, 3, 4 e 5 di Arduino. Quindi i pin da DB0 a DB3 restano scollegati. Infine troviamo il pin 15 e il pin 16, che sarebbe l'anodo e il catodo della retroilluminazione del display. Va sempre collegato a 5 volt. Di solito, come ho detto prima, troviamo una resistenza interna, ma in questo caso ho messo una resistenza esterna sul pin 15, quindi sull'anodo, per vedere la retroilluminazione del display. Oltre alla modalità 4 bit, che è questa qui, esiste anche la versione e la modalità a 8 bit, dove si usano tutte e 8 i pin.
da DB0 a DB6. Questo permette, a DB7 scusate, questo permette di inviare in byte completo in un solo ciclo, rendendo la comunicazione più veloce. Però nella pratica la differenza è quasi impercettibile, si occupano molti più pin di Arduino, qua ce ne vogliono bensì quasi 8, quindi quasi tutti i pin di Arduino. Quindi oggi usiamo la modalità 4 bit, si usa sempre la modalità 4 bit, o ancora meglio, poi andremo a vedere, un adattatore I2C che va collegato solo a due fili, ma questo lo andiamo a vedere nella seconda parte del video. Qui adesso andiamo a montare questo circuito e vediamo se funziona. Apriamo l'IDE di Arduino, scriviamo questo codice, ci permette di scrivere sulla prima riga ciao mondo, dobbiamo includere la libreria Liquid Crystal, qua impostiamo i pin che abbiamo collegato e in un altro, nella riga successiva 01, impostiamo e visualizziamo i secondi che trascorrono. Qua sul banco potete vedere il circuito che ho montato con il potenziometro, con la resistenza sulla retroilluminazione e tutti i collegamenti come da schema. Vado a caricare Scratch su Arduino, operazione completata. Sul display non vediamo nulla, quindi andiamo a agire sul potenziometro, giriamo, vediamo se riusciamo a vedere qualcosa. Sì, infatti vediamo, sposto un altro po' potenziometro, ecco, così si vede bene. Adesso la retroilluminazione è collegata al pin al pin 15 con questa resistenza. Infatti vedete c'è un leggero cambio della retroilluminazione, quindi vuol dire che al suo interno ha già una resistenza. Quindi se collego direttamente al positivo di alimentazione, vedete, quindi possiamo escludere questa resistenza, troviamo una retroilluminazione del nostro display. Un'altra cosa che si può dire è che se questo display viene montato su una parte fissa, quindi non mobile, e volete togliere questo potenziometro, potete calcolare la tensione che va sul pin 3 e con un partitore di tensione, quindi tramite due resistenze, dargli la stessa tensione e quindi togliere il potenziometro. Adesso andiamo a vedere il montaggio con 4 fili. Per fare questo abbiamo bisogno, dietro al nostro display, un modulo I2C basato sul chip PCF 8574, non so se si legge. Ne ho qua uno già saldato sul display e qua ne ho un altro confezionato, pronto da montare su un altro display. Sul modulo troviamo i 4 pin per il collegamento ad Arduino, GND, UCC, SDA ed SCL. Troviamo il potenziometro per regolare il contrasto e un ponticello per attivare e disattivare la retroilluminazione. Troviamo anche dei pin chiamati A0, A1 e A2 e servono solo a dire al chip quale numero usare per farsi riconoscere da Arduino.
Normalmente sui moduli LCD 2C sono già impostati per avere l'indirizzo 027, quindi non devi toccarli. Se però colleghi due LCD uguali a Arduino e vanno in conflitto, puoi cambiare l'indirizzo spostando questi ponticelli qua, saldandoli, tutti collegati a GND, quindi avremo un indirizzo più basso. Più li sposti verso 5 volte, più cambia l'indirizzo. In pratica, se funziona con due LCD, lascia così com'è, anche con uno solo, mentre se non va, cambia, fai dei ponticelli su A0, A1 e A2. Per adesso lasciamo tutto così. Qua vediamo il collegamento di Arduino e il nostro modulo LCD16x2 basato su PIC su PCF 8574 con l'indirizzo 027. Ho collegato GND ad Arduino, il VCC a 5 volt di Arduino, SDA al pin A4 e SCL al pin A5 di Arduino. Ok, passiamo sul banco e andiamo a realizzare questo semplice circuito. Ho realizzato il circuito, non c'è bisogno neanche della breadboard. Ho preso alimentazione, GND e VCC, SDA sul pin analogico A4 e SCL sul pin analogico A5. Come vedete già si è acceso la retroilluminazione. Se io adesso tolgo il pin, il ponticello dietro, vedete che si spegne. Adesso ce lo rimetto e si riaccende. Qua abbiamo uno sfondo blu con le scritte bianche. Andiamo a caricare il codice che visualizza Maker Electronics sulla prima riga, sulla seconda riga conta i secondi. Selezioniamo Arduino 1 e mandiamo lo sketch su Arduino. Ok, operazione completata, ma non vediamo nulla. Adesso possiamo agire sul contrasto su questo potenziometro. Allora, vi faccio vedere, così provo a girare, dovrebbe uscire, ecco qua, vedete? Regoliamo il contrasto in modo tale che si vede come meglio preferite. Facciamo così, troviamo la scritta più i secondi. Voi vedete il funzionamento, il collegamento è molto più semplice solo tramite questi due fili. Siamo giunti alla fine del video. Se avete qualcosa da dire potete scriverlo sotto nei commenti, se avete qualche dubbio basta scrivere. Se vi è piaciuto il video lasciate un like, vi ricordo di iscrivervi al canale e niente, ci vediamo alla prossima.